Omicidio-suicidio a Castelfranco Emilia. 92enne uccide la moglie, poi si toglie la vita. Castelfranco Emilia, Modena. Nel pomeriggio del 7 ottobre 2025, Castelfranco Emilia è rimasta impietrita davanti a un evento che pare uscito da un incubo. Un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie di 88 anni per poi togliersi la vita gettandosi da una finestra. L'episodio, carico di domande e dolore, è ora al centro di indagini che cercano di ricostruire le ragioni di un gesto tanto estremo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, identificato come Enzo Manzini, avrebbe colpito la moglie, la signora Maria Capitati, nell'abitazione coniugale, situata al piano terra di una palazzina in via Saietti, nel centro della cittadina modenese. Maria Capitati sarebbe affetta da Alzheimer, una condizione che nei mesi scorsi aveva iniziato a manifestare difficoltà sempre maggiori nel muoversi e nel riconoscere. Le informazioni parlano di una ferita profonda alla gola, compatibile con un colpo d'arma da taglio, forse un coltello da cucina. Dopo il delitto, Manzini si sarebbe alzato in fretta, salendo nel vano scale fino al secondo piano dell'edificio. Da lì avrebbe scavalcato una finestra e si sarebbe lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. Il corpo dell'anziana, riverso sul divano o in un'altra stanza del piano terra, è stato scoperto solo successivamente, all'apertura della porta da parte delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato attorno alle 16:30, quando alcuni passanti hanno visto l'anziano caduto sul marciapiede e hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri, i vigili del fuoco, utili per ragioni tecniche all'apertura dell'abitazione, e il personale sanitario del 118 sono giunti sul posto, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Secondo le cronache, dentro casa gli agenti hanno trovato solo il corpo della donna. La comunità, sconvolta, ha reagito col silenzio incredulo di chi vede qualcosa che non riusciva a immaginare. Il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, è intervenuto tramite i social. Una tragedia che pone sempre dei grandi interrogativi a cui è difficile dare risposte, soprattutto in situazioni come queste, dove sono coinvolte due persone anziane e apparentemente tutto sembrava normale. Aggiunge che confidiamo nel lavoro dei carabinieri e dell'autorità giudiziaria per fare piena luce e invita la comunità a essere più vigile e attenta. Dal punto di vista investigativo, gli accertamenti sono ancora in corso. La polizia scientifica sta eseguendo i rilievi, mentre le testimonianze dei vicini e dei conoscenti vengono raccolte. Non è chiaro se in passato ci fossero stati segnali di tensione o disagio, né se Manzini avesse manifestato segni di sofferenza psicologica o fisica. Non è nemmeno escluso che il peso della malattia degenerativa della moglie e l'onere del prendersene cura possano aver contribuito a un crollo emotivo irreversibile, ma finora queste idee restano ipotesi non confermate. Amici, vicini e frequentatori di bar locali parlano di una coppia che, fino a poco tempo fa, appariva attiva, serena, con conversazioni quotidiane e momenti di normalità. In molti dicono di non aver mai visto litigi gravi o segnali evidenti di malessere. Una vicina racconta di aver notato l'uomo muoversi rapidamente verso il vano scale prima del salto. Altri ricordano che in passato Manzini amava uscire in bicicletta e parlava con gli amici. Da qualche tempo però la moglie usciva molto meno. L'omicidio-suicidio di Castelfranco Emilia non è un evento isolato, ma nella cronaca italiana rientra in una casistica di casi, spesso difficili da prevenire, in cui l'età avanzata, lo stato di salute, la solitudine e la stanchezza psicologica possono diventare terreno per tragedie. Non è compito dell'articolo stabilire colpe, ma ricordare che dietro ogni dato emerge un dramma umano e che l'ombra dell'impossibilità di comunicare o chiedere aiuto può essere fatale. Nei prossimi giorni ci si attende che l'autopsia sui corpi chiarisca con precisione la causa del decesso della donna e le modalità del suicidio dell'uomo. Si dovranno capire eventuali tracce, impronte o altre evidenze che possano confermare o smentire le prime ipotesi investigative. Se verranno trovati elementi antecedenti che giustifichino la follia di quel pomeriggio, potranno emergere anche dati utili per la prevenzione futura, specialmente in contesti familiari segnati da malattia, cura, fragilità. La comunità di Castelfranco Emilia intanto resta in attesa di spiegazioni e attraversa un momento di profondo dolore e riflessione. Come accogliere, amare e sorvegliare chi sta diventando fragile? Chi può intervenire per impedire che la disperazione isolata arrivi al punto di non ritorno?